Bene ragazzi, terza lezione sulla critica della ragion pura di Kant, e sulla prima delle tre parti della critica della ragion pura di Kant, ovvero sull'estetica trascendentale. Abbiamo visto che io ho un'intuizione sensibile che può essere scomposta in un materiale, in una materia, il contenuto sensibile del tavolo, ripeto sempre lo stesso l'esempio, il contenuto sensibile dell'immagine visiva, dell'intuizione sensibile del tavolo, però anche la forma, cioè il modo a priori con cui funziona la mia sensibilità e mi permette di ottenere quella materia della sensibilità. Abbiamo visto che la materia dell'intuizione sensibile del tavolo è qualcosa di esperienza, però per poter avere quella materia io devo preliminarmente fissarla a priori, renderla oggettiva, universale, necessaria, attraverso delle forme pure o funzioni pure della sensibilità, dei trascendentali della sensibilità, dei modi con cui la sensibilità funziona a priori e mi permette di avere il contenuto, la materia dell'intuizione sensibile. Queste due forme a priori, modalità con cui funzionano i nostri sensi, sono lo spazio e il tempo. Spazio e tempo sono trascendentali. Se io non avessi già a priori innato in me in maniera identica, come in maniera identica con tutti gli altri esseri umani appartenenti alla specie umana, lo spazio e il tempo, cioè il modo con cui la sensibilità funziona a priori, non potrei avere neanche la materia della sensibilità, cioè i dati empirici della visione di questo tavolo. Perché questo? L'esistenza stessa, capite, il fatto stesso che i sensi possano funzionare deriva da un presupposto innato, che è nel soggetto, non è nell'oggetto, d'accordo? Attenzione, l'oggetto esiste, Kant non è un idealista, l'oggetto esiste oggettivamente fuori di me ed è la vera causa della mia sensazione, della mia intuizione sensibile, ok? Però l'intuizione sensibile è consentita non da proprietà che stanno, o non solo da proprietà che stanno nell'oggetto esterno, ma da proprietà che esistono nel soggetto percipiente, non nell'oggetto percepito, d'accordo? Quindi, ok, non ci sarebbe la sensazione se non ci fosse il tavolo, io non me la invento, non esiste un'intuizione intellettuale, ricordate, con l'intelletto io non posso creare una intuizione, l'intuizione è solo sensibile. Quindi io non me l'invento, se non ci fosse il tavolo non avrei la sensazione, l'intuizione sensibile del tavolo. L'intuizione sensibile del tavolo è causata dal tavolo che esiste realmente, autonomamente, fuori di me. Però io posso recepire il fenomeno, il contenuto della sensazione di questo tavolo, l'intuizione sensibile, perché io, soggetto, vado a indagare sull'oggetto esterno, a interrogarlo a priori, cioè sono io che lo costituisco, non lo invento, ma lo costituisco gnoseologicamente, costituisco le modalità con cui io conosco empiricamente, sensibilmente questo tavolo. Ho già in me innato lo spazio, il modo di funzionare della mia sensibilità, vado a interrogare il tavolo in quale spazio sei. Ho già innato il tempo, il secondo trascendentale della sensibilità, vado a interrogare il tavolo dicendo in che tempo sei, d'accordo? Allora fate attenzione, queste conoscenze trascendentali non sono delle idee, sono dei modi di funzionare della sensibilità, l'abbiamo detto 10 volte. Allora, sono innati quindi non sono i contenuti della sensibilità, dell'intelletto, vedremo in seguito l'intelletto. Innati sono i modi di funzionare della sensibilità. Sono innati, quindi si oppongono al fatto di essere empirici. Lo spazio e il tempo, in quanto trascendentali, sono innati
non derivano dall'esperienza. Ok? Adesso vedremo meglio che significa. Spazio e tempo, le forme pure, le forme a priori, i trascendentali della sensibilità, ehm, però non sono neanche trascendenti, anche se la parola di origine medievale, la parola trascendentale, somiglia a trascendenti, d'accordo? Sono innati, ma non trascendenti, perché sono possibili solo quando vi è un'esperienza, d'accordo? Quindi sono innati, non derivano dall'esperienza, attenzione adesso vedremo meglio, però sono comunque, non sono trascendenti, d'accordo? Quindi innato e spazio e tempo, i trascendentali si oppongono al concetto di empirico perché non derivano dall'esperienza, spazio e tempo sono innati, però spazio e tempo, i trascendentali della sensibilità, si oppongono anche a trascendente, perché possono esistere solo quando c'è l'esperienza. Faccio un esempio, vediamo se avete capito. Io mi accorgerei che ho dentro di me la cognizione innata dello spazio e del tempo se non avessi delle esperienze? Assolutamente no. Io mi accorgo di questi due trascendentali solo quando faccio delle esperienze, cioè i trascendentali della sensibilità permettono l'esperienza sensibile, l'intuizione sensibile. Senza di loro non ci sarebbe l'intuizione sensibile, ok? Ma loro resterebbero inespressi e io non saprei neanche di avere al mio interno lo spazio e il tempo, non li coglierei, non li capirei, se non avessi delle esperienze. Quindi spazio e tempo sono innati, attenzione, però diciamo che entrano in funzione soltanto nel momento in cui io inizio a fare delle esperienze, d'accordo? Senza di loro non ci sarebbe l'esperienza, nessuna esperienza sarebbe possibile. Però in realtà, senza la possibilità di fare esperienza grazie a loro non funzionerebbero, capito? Cioè lo spazio e tempo si attivano e io mi rendo conto che ce li ho già nella mente solo nel momento in cui avvengono le esperienze, ok? Spero di essere stato chiaro. Senza fare nessuna esperienza nella mia vita, spazio e tempo resterebbero una presenza virtuale in me. Io non mi accorgerei di avere queste conoscenze trascendentali. Esse si attivano spazio e tempo soltanto quando vi sono delle esperienze. E senza di loro l'esperienza non sarebbe possibile, d'accordo? Quindi il materiale dell'esperienza, il fenomeno che io colgo empiricamente, i dati materiali, la lunghezza e il colore di questo tavolo, sono per esperienza, ma questa esperienza è possibile gnoseologicamente soltanto se a priori io la costruisco avendo prima dell'esperienza lo spazio e il tempo che però si manifestano solo quando l'esperienza è possibile e loro lo spazio e il tempo attivano l'esperienza. Spero di essermi spiegato. In questo modo la sensibilità agisce in maniera sintetica a priori, cioè il materiale della sensibilità, la visione di questo tavolo, è un materiale sensibile empirico, ma la sua possibilità di esistere, di essere conosciuto di questo materiale, di questa visione del tavolo, è possibile solo nel momento in cui io automaticamente attivo spazio e tempo nel momento in cui guardo questo tavolo. Quindi la conoscenza come sensazione, che è l'unico contenuto della conoscenza, sono le sensazioni, l'intuizione empirica ha un contenuto di esperienza, ma viene fissata a priori dalle forme, dalle modalità con cui l'esperienza, con cui la sensibilità funziona, che sono spazio e tempo, d'accordo? Andiamo un attimo a vedere che cosa significa che spazio e tempo sono innati, non sono derivati dall'esperienza. Che cosa direbbero Locke e Hume?
direbbero che anche spazio e tempo derivano dall'esperienza, che io non ce li ho innati, d'accordo? Che sono il frutto dell'esperienza, sono il frutto delle connessioni di più idee sensibili, d'accordo? Guardate che persino Leibniz, che era un razionalista a differenza di Locke e Hume che erano empiristi, persino Leibniz credeva, più o meno come Locke e Hume, che spazio e tempo avessero un'origine psicologica, d'accordo? Leibniz chiama spazio e tempo fenomeni ben fondati però sempre fenomeni. Colui a cui si riallaccia Kant invece è Newton. Ricordate che Newton considerava spazio e tempo come dei parametri assoluti. Anche Kant fa lo stesso, cioè spazio e tempo in ognuno degli esponenti della razza umana sono, come dire, delle cose a priori, d'accordo? Delle cose assolute nel senso che sono a priori, nel senso che sono innate, nel senso che non derivano dall'esperienza, d'accordo? Posso pensare allo spazio e il tempo senza pensare a nessun oggetto, a nessun evento esistenti nello spazio e nel tempo. Cioè posso pensare spazio e tempo in maniera pura, sganciata dal materiale che è nello spazio oppure degli eventi cronologici che sono nel tempo. Cioè spazio e tempo come trascendentali possono essere pensati solo come forme, d'accordo? Senza il contenuto. È vero, di fatto io se li penso solo come forme ma senza il contenuto non riesco a pensarli, d'accordo? Riesco a pensarli con uno sforzo filosofico, ma in realtà come abbiamo detto spazio e tempo io mi accorgo che ci sono, li concepisco solo quando faccio un'esperienza, cioè non posso in realtà concepire le forme della sensibilità se non in unione con i loro contenuti, d'accordo? I loro contenuti possono essere percepiti però solo se vi sono le forme, cioè lo spazio e il tempo. Tuttavia, per astrazione filosofica, posso considerare, come abbiamo visto, la forma della sensibilità, cioè lo spazio e il tempo, separato dal suo contenuto. Quindi in qualche modo, in maniera pura, in maniera assoluta, esattamente come Newton diceva, che spazio e tempo esistevano in maniera assoluta. Secondo Newton esiste lo spazio senza oggetti e esiste il tempo senza eventi, d'accordo? Quindi di fatto la storia dei concetti di spazio e tempo nella gnoseologia moderna è complessa, vi ho detto qualche cosa. Kant si riallaccia al paradigma scientifico di Newton per quanto riguarda lo spazio e il tempo. Allora il punto è che, per esempio, lo spazio è una conoscenza che io ho a priori, anche se è solo un modo di conoscere della mia sensibilità, quindi io non mi accorgo dello spazio prima che lo spazio vada appunto a spazializzare un oggetto di esperienza, d'accordo? Permetta il contenuto della sensazione. Lo spazio però è innato, sia pure non come idea, come contenuto, ma come forma, come modo di funzionare della mia sensibilità. Cioè, che cosa significa? Vediamo cosa direbbero gli empiristi Locke e Hume. Direbbero che l'idea di spazio ha un'origine empirica. Per esempio, che succede? Io nasco, non ho l'idea di spazio. Io che cosa faccio? Ho delle esperienze, no? Direbbero Locke e Hume. Ho delle esperienze in cui due oggetti sono a questa distanza. Poi vedo altri due oggetti a una distanza maggiore, poi altri due oggetti a una distanza minore, d'accordo? Vedo un variare continuo delle distanze, ok? Vedo che prima due oggetti sono a distanza 3, poi sono a distanza 4, poi sono a distanza 1, poi sono a distanza 0,5, d'accordo? Cioè dalla esperienza, dalla osservazione empirica di differenti oggetti a differenti distanze, sorge in me, dicono Locke e Hume gli empiristi, l'idea di spazio che prima non esisteva, come tutte le idee non esistono innate, d'accordo? E invece Kant dice il contrario, per poter io
attenzione, per poter cogliere sensibilmente, con l'intuizione sensibile, per potermi accorgere che due oggetti sono a una certa distanza, sono ad un'altra distanza, sono ad un'altra distanza ancora, io devo avere, capite, già a priori in me l'idea di spazio. Quindi il contrario, l'idea di spazio non si forma, come dicono gli empiristi, empiricamente, dalla esperienza empirica di differenti distanze tra gli oggetti. È il contrario, è l'idea di spazio già innata in me che mi consente, capite, di vedere, di apprezzare le differenti distanze tra gli oggetti. Se io non avessi già come forma, come modalità del conoscere, della sensibilità, come modo di funzionare delle sensibilità, il trascendentale di spazio, non riuscirei neanche a vedere gli oggetti, a percepirli, a percepirli a diverse distanze, d'accordo? Posso farlo perché ho già la cognizione innata di che cos'è lo spazio, altrimenti vedrei delle forme cangianti, dei colori, delle cose strane di fronte a me, senza neanche riconoscere che sono degli oggetti. Non so se mi spiego. Lo spazio è la precondizione per valutare le distanze tra gli oggetti. Non è vero che lo spazio nasce ad un certo punto in me empiricamente dalla visione delle distanze degli oggetti, è il contrario. Spero che sia chiaro. La stessa cosa è il tempo. Cosa dicono gli empiristi? Che il tempo non è una conoscenza innata, che il tempo è un prodotto empirico. Perché? Da dove nasce l'idea di tempo? In maniera simile all'idea di spazio, l'idea di tempo nasce quando io sperimento differenti eventi a differenti distanze temporali. Due eventi a distanza di un minuto, altri due eventi a distanza di 10 minuti, altri due eventi a distanza di un mese e così via. Cioè sperimento differenti distanze temporali di eventi e così nasce l'idea di tempo. Secondo Kant è il contrario, l'idea di tempo è innata, cioè è il presupposto per poter avere qualsiasi esperienza, come lo spazio. Se io non spazializzassi e temporalizzassi a priori gli oggetti esterni, non avrei nessuna esperienza degli oggetti esterni, d'accordo? Quindi è perché io ho già innata in me l'idea trascendentale di tempo, non l'idea, la forma trascendentale di tempo, che posso, e per questo ho già in me il tempo, anche se io non mi accorgo che cos'è il tempo prima di applicarlo ai fenomeni. Il tempo non si manifesta, entra in funzione, opera, diventa attivo, altrimenti sarebbe solo virtuale in me, non lo coglierei, diventa attivo il tempo solo quando vi sono delle esperienze, d'accordo? Quindi il tempo è innato dentro di me e grazie al fatto che il tempo è innato io riesco a valutare, a mettere in differenti distanze temporali gli eventi, d'accordo? A ordinarli cronologicamente, in successione temporale. Spero di essermi spiegato. Capite quindi come funzionano le trascendentali? Poi magari faremo un altro esempio. Altre cose che dice Kant nell'estetica trascendentale, sempre sullo spazio e il tempo. Abbiamo visto già che lui pensa che la matematica e la fisica siano scienze basate su giudizi sintetici a priori. Adesso ne ha un'ulteriore prova. La geometria, secondo voi, è una scienza basata su quale trascendentale? Avete indovinato? Sullo spazio. La geometria non potrebbe esistere se io non valutassi differenti spazi, se io non avessi lo spazio per valutare differenti distanze, differenti lunghezze, d'accordo, delle linee e così via. Quindi la geometria è basata sul trascendentale di spazio, mentre invece l'aritmetica è basata sull'altro trascendentale della sensibilità, cioè sul tempo, perché l'aritmetica si basa sulla serie dei numeri. I numeri, se ci pensate, sono organizzati temporalmente.
dico 1, 2 per dire 3, devo concepire il 3 come successivo nel tempo rispetto al 2, che è successivo nel tempo rispetto all'1. Cioè la serie dei numeri, comunque tutte le nozioni, i concetti della matematica sono ordinati temporalmente, secondo Kant. E quindi se la geometria si basa sul trascendentale di spazio, non sarebbe possibile se io non avessi innata in me la funzione pura, il modo di funzionare della sensibilità che è lo spazio, l'aritmetica non sarebbe possibile se io non avessi la forma pura e trascendentale innato in me di tempo, d'accordo? E quindi tutta la mia percezione psicologica dei fenomeni, degli oggetti esterni, ma anche, attenzione, del mio stato psichico interno, non sarebbe possibile senza tempo e spazio. In particolare Kant dice, attenzione, che lo spazio è la forma pura di tutti i fenomeni esterni, d'accordo? Senza lo spazio io non potrei cogliere, non potrei organizzare, non potrei avere una sensorialità esterna, d'accordo? Lo spazio ordina tutti i fenomeni esterni. Lo spazio è il senso esterno, invece il tempo, avete già capito, è il senso interno. Il tempo è, mentre lo spazio è la condizione di tutti i fenomeni esterni, il tempo è la condizione di tutti i fenomeni interni, della mia interiorità, della continuità della mia coscienza, d'accordo? Quindi lo spazio mi serve per percepire i fenomeni esterni, il tempo mi serve per percepire i fenomeni interni. Però Kant poi aggiunge qualcos'altro. Tra tempo e spazio, in realtà, uno dei due trascendentali è più importante dell'altro. Indovinate quale? Avete indovinato il tempo. Cioè la mia coscienza, il mio ordinamento temporale interiore, è in realtà il presupposto anche per avere esperienza della spazialità esteriore, cioè di tutti i fenomeni esterni. Quindi di fatto tra il tempo e lo spazio il più importante è il tempo, cioè il tempo è il fondamento anche dello spazio. Se io non riuscissi a organizzare il mio senso interno, la continuità della mia coscienza, a mettere in ordine cronologico gli eventi del tempo nella mia interiorità, non riuscirei neanche a cogliere gli eventi esterni, cioè gli eventi della mia esteriorità. Quindi di fatto lo spazio, per poter essere percepito sensibilmente, si deve basare sul tempo. Il senso interno, cioè il tempo, è la precondizione della realizzabilità anche di tutti i fenomeni spaziali, cioè dei fenomeni esterni. Allora, attenzione, Kant poi conclude l'estetica trascendentale, bene o male la conclude così. Abbiamo anticipato qualcosa della differenza tra fenomeno e noumeno, che lui in realtà dirà più in là nel corso della critica ragion pura, ma non è questo il problema. Chiudiamo l'estetica trascendentale cercando di spiegare con degli esempi che cos'è la forma pura, la forma a priori, cioè il trascendentale, con cui io rendo possibile, se no non sarebbe possibile, qualunque tipo di esperienza, qualunque tipo di intuizione sensibile, e ho un'intuizione sensibile in un certo modo piuttosto che in un altro, d'accordo? Vogliamo fare l'esempio della macchina fotografica? La realtà degli oggetti esterni fuori di noi è a colori oppure in bianco e nero? Voi direte è a colori, è sicuro che è a colori. Come fate a sapere che è a colori? Perché noi vediamo a colori, cioè noi abbiamo un modo di funzionare della sensibilità che è a colori. Questo non garantisce affatto che gli oggetti esterni siano davvero a colori. Noi potremmo vedere in bianco e nero, ci sono degli animali, dicono gli scienziati, che vedono in bianco e nero e che sono convinti che la realtà abbia solo quei colori bianco e nero, tutti gli intermedi di grigio, eccetera. Qual è la verità? Non la sapremo mai, perché appunto la verità è il noumeno, qualcosa che va al di là dell'esperienza. Noi vediamo questo tavolo colorato perché il nostro modo di percepire gli oggetti esterni è attraverso il colore. Comprende i colori.
ma potrebbe anche essere non tra un uomo e un altro uomo, magari in un'altra razza, d'accordo? Per esempio in certi animali, che noi percepiamo la realtà in bianco e nero. Noi non sapremo mai se la realtà è davvero in bianco e nero, è a colori, se questo tavolo è veramente solido o così. Noi lo percepiamo in questo modo perché abbiamo quel tipo di trascendentali. Se ne avessimo altri, potremmo cogliere il tavolo in un altro modo, ok? Immaginate che ci sia una razza, per esempio, di alieni verdi con le antennine che viene da Marte, dei marziani, che invece dei nostri trascendentali, dei nostri modi, delle nostre modalità con cui funziona la sensibilità, avessero altri trascendentali, d'accordo? Il tavolo è sempre lo stesso, ma io non posso sapere esattamente cos'è. Io lo interpreto in questo modo perché ho certi trascendentali che mi fanno vedere il fenomeno in questo modo, ma cos'è il numero, il tavolo in sé non lo so. Potrebbero esserci dei marziani verdi che vengono sulla Terra, hanno un altro modo di far funzionare i loro sensi, loro coglierebbero il tavolo, questo stesso tavolo, con un'intuizione sensibile completamente diversa dalla mia. Magari lo vedrebbero come delle onde radio, d'accordo? Lo vedrebbero con delle forme, con dei contenuti completamente diversi dai miei, d'accordo? Lo vedrebbero trasparente, vedrebbero gli atomi del tavolo, lo vedrebbero in un altro modo, perché la loro sensibilità, i loro cinque sensi, funzionerebbero in un altro modo perché avrebbero dei trascendentali diversi rispetto allo spazio e il tempo. Faccio l'esempio del click della macchina fotografica. La realtà esterna io la percepisco in un certo modo. Immaginate che i miei occhi siano paragonabili capite, al meccanismo di una macchina fotografica. Se la macchina fotografica è fatta in un certo modo, io ho certi trascendentali, un certo modo di funzionare dei miei sensi, io vedo la realtà in bianco e nero, come quando ho una macchina fotografica in bianco e nero. Se io ho invece nei miei sensi un altro software, un altro meccanismo della macchina fotografica, vedo, scatto la foto e a colori. Io non saprò mai, capite, se in realtà questo tavolo è in bianco e nero o a colori. Vedo solo il fenomeno, non vedo il numero. Vedo solo il tavolo non come è, ma come me lo presentano i miei sensi. D'accordo? Cioè in base a questi trascendentali che ho. Non so se mi spiego. Vogliamo fare l'esempio del computer? Capite? Il trascendentale è il modo di realizzare l'esperienza sensibile. È come il click della macchina fotografica. Se il meccanismo della mia mente è in bianco e nero come il meccanismo della macchina fotografica, vedrò l'esperienza sarà in bianco e nero. Se è a colori, l'esperienza sarà a colori. Ma io non posso dire se questo tavolo è veramente in bianco e nero e colori. Posso dire solo come io lo percepisco. L'indagine gnoseologica non riguarda più gli oggetti in sé, ma riguarda solo il modo con cui io posso concepire gli oggetti in quanto a priori, perché li vedo, ne faccio esperienza in base a forme a priori, innate, che non mi dicono necessariamente ciò che il tavolo è in sé. Facciamo l'esempio del computer. Noi vediamo un'immagine al computer, per esempio l'immagine della mela. Nel computer non c'è una mela, no, ovviamente. Noi interpretiamo qualcosa che è nell'hardware del computer con un certo software, d'accordo? Nel computer non c'è una mela. Voi sapete che cos'è una mela? Cioè fisicamente cosa c'è nel computer che un certo programma software ci fa apparire come immagine di una mela? Ci sono milioni e milioni di piccolissimi, di microscopici punti nello spazio, alcuni dei quali sono scanalati, alcuni dei quali non sono scanalati. D'accordo? Questo c'è sul disco rigido del computer. Scanalato, non scanalato, 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 non scanalato, non scanalato, scanalato. Ok? Si possono tradurre anche, gli esperti del computer lo sanno, in off, on, oppure nella numerazione binaria 1 scanalatura, 0 non scalanatura. D'accordo?
noi abbiamo, questo è quello, non c'è la mela, questo è quello che noi abbiamo fisicamente, realmente sul disco rigido del computer. Una serie di scanalato, non scanalato, oppure di 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, di due stati diversi, 0, 1 una numerazione binaria, on, off, acceso, spento, scanalato, non scanalato. Questo è ciò che sta sul disco rigido del computer. Io ho un software che interpreta milioni di questi scanalato, non scanalato, ok? Di queste due possibili condizioni, ripetute milioni di volte in certe combinazioni, prende una parte di quel disco rigido del computer, quel software me lo fa percepire come una mela. Sul monitor c'è l'immagine di una mela, ma la mela non sta nel computer, c'è questa roba qui nel computer, capite? Non so se è chiaro. Immaginate che il nostro apparato sensoriale sia come il software del computer, come quel programma che apre e gestisce i file immagine, d'accordo? Cioè, quello che è di fronte a me potrebbe anche non avere affatto l'aspetto della mela che io mi figuro nella mia mente. Quello che è di fronte a me potrebbe essere questo, d'accordo? Immaginate che io, non lo so, viva in un computer o tutto ciò che è all'esterno di me in realtà sia il prodotto di un software che interpreta un disco rigido nel computer. Forse sto esagerando, però spero che abbiate capito l'esempio. Io non saprò mai se di fronte a me quell'immagine mentale, quell'intuizione sensibile che ho della mela corrisponde davvero alla realtà della mela, perché il numero non lo conoscerò mai. Io conosco solo non l'oggetto in sé, ma il modo di conoscere l'oggetto, cioè il modo di conoscere la mela. Al posto di ciò che io vedo come mela, qui di fronte potrebbero esserci degli ologrammi, un disco rigido fatto in questo modo. Capite? La mia vista è come il programma software che mi fa vedere queste minuscole scanalature del computer, me le fa vedere come una mela. Ok? Non so se mi spiego. Cioè io vedo qualcosa che non so nella cosa stessa che cos'è, che io però, avendo certi trascendentali a priori, un certo modo di far funzionare la mia sensibilità, io vedo come una mela. Però potrebbe essere anche qualcosa di molto diverso da come io la vedo. Non so se mi spiego. Questo stesso pezzettino di un disco rigido del computer, se io lo visualizzo non con il programma corretto, diciamo, per aprire i file immagine, ma con un altro programma, apro un file immagine, un pezzettino del computer che può essere interpretato con un file di immagine, con un programma di videoscrittura, non vedrò la mela, vedrò ovviamente una serie enorme di simboli comprensibili di linguaggio macchina, no? Invece della mela ho aperto un file immagine con un word processor, cosa vedo? Vedo dei simboli incomprensibili, non vedo più quel pezzo del disco rigido del computer come una mela, lo vedo in tutt'altro modo perché ho un altro software, d'accordo? Se io avessi dei trascendentali diversi dallo spazio e dal tempo, invece di vedere, capito, quell'oggetto lì che io vedo come una mela, potrei vedere la mela con delle caratteristiche empiriche di colore, di altezza, di proporzioni completamente diverse. Immaginate che venga la solita razza di alieni da Marte, potrebbe vedere la mela in un modo completamente diverso, d'accordo? Perché invece di avere un modo di funzionare della sensibilità nella mia mente che è come un software che apre le immagini, questa razza di Marte ha delle forme pure a priori della sensibilità dei trascendentali che corrispondono a un word processor e quindi coglie empiricamente all'intuizione sensibile della mela in maniera completamente diversa rispetto a come l'ho io, d'accordo? Non so se questo esempio funziona, cioè immaginate che i trascendentali siano come i programmi software di un computer. Io l'hardware non potrò mai sapere che cos'è la cosa in sé il numero. Io
dell'hardware, l'hardware lo vedo in un certo modo, lo interpreto in un certo modo grazie ad un software. Io posso solo sapere che in base al software installato nella mia mente, in questo caso nella mia sensibilità spazio e tempo, vedo questo tavolo in questo modo, con questi contenuti. Se avessi delle funzioni pure, delle modalità di funzionamento della sensibilità che fossero completamente diversi, io vedrei, capite, il tavolo in un altro modo, magari avrei un contenuto dell'intuizione sensibile del tavolo completamente diverso. Cioè il tavolo esiste, è qualcosa di oggettivo, è la causa della mia intuizione sensibile, ma io non saprò mai esattamente che cos'è, come numero, cosa in sé. Saprò solo come io lo colgo. Quindi la ricerca sulla conoscenza è una ricerca anche dei limiti della conoscenza e la ricerca si esaurisce nel capire il modo con cui a priori, in base a certi trascendentali funzioni pure della mente, io mi costruisco l'immagine gnoseologica nella sensibilità dell'oggetto esterno. Avendo altri trascendentali, io avrei un altro modo di conoscere. Quindi abbiamo fatto l'esempio dello spazio e del tempo con cui funziona a priori la conoscenza, funziona a priori la sensibilità, senza i quali non ci sarebbe sensibilità, non ci sarebbe intuizione sensibile, e che questi trascendentali si attivano solo quando c'è un oggetto esterno che permette l'intuizione sensibile. Abbiamo fatto una metafora che in cui queste funzioni a priori, questo spazio e tempo, che organizzano la mia percezione in un modo piuttosto che un altro di un oggetto esterno, siano come il software di un computer che ti fa conoscere alcune caratteristiche fisiche del disco rigido del computer in un modo oppure in un altro a seconda del software che tu hai impiantato, in questo caso non nel computer ma nella tua mente. Spero che questi esempi siano chiari per spiegare cosa sono le funzioni pure, le funzioni a priori o i trascendentali della sensibilità. Abbiamo terminato con l'estetica trascendentale, abbiamo visto come attraverso il criticismo kantiano, attraverso le conoscenze trascendentali, si possa avere una esperienza, si possa avere un'intuizione sensibile di un oggetto esterno, in quanto l'oggetto esterno è un insieme di dati di esperienza, ma questi dati sono costruiti a priori da noi in base a modi di funzionare della mente che sono innati e che sono appunto trascendentali. Quindi la sensibilità che vedremo è l'unico mattone che costituisce insieme l'unico mattone della conoscenza. La sensibilità sia possibile perché c'è una materia che è di esperienza, ma questa materia non viene colta a posteriori, ma viene colta a priori, cioè viene fissata nella mente a priori grazie a delle conoscenze trascendentali, dei modi di funzionare della sensibilità che permettono la sensibilità stessa e che fanno sì che l'oggetto esterno sia colto dalla sensibilità in un modo oppure in un altro. Questa è la base della conoscenza, però vedremo la prossima volta che non basta, ci vuole anche per la conoscenza un'altra istanza della mente, ovvero l'intelletto, un'altra funzione della mente. Abbiamo già detto però nella lezione del sommario che l'intelletto non può produrre conoscenze. Il materiale della conoscenza è solo sensibile, esiste solo per via dell'intuizione sensibile. L'intuizione, il coglimento del materiale dell'oggetto esterno, è possibile solo grazie alla sensibilità. L'intelletto, non esiste l'intuizione intellettuale, quindi vedremo che la funzione dell'intelletto, nell'estetica trascendentale che abbiamo detto, si parla della sensibilità, la prossima volta parleremo dell'analitica trascendentale che parla dell'intelletto. L'intelletto
completa il processo di conoscenza, quindi non basta la sensibilità, perché questi dati della sensibilità ottenuti a priori, queste intuizioni sensibili, devono essere collegati con un certo ordine in maniera oggettiva e universale dall'intelletto. Ma l'intelletto, abbiamo visto, completa il processo di conoscenza, non perché ci dia ulteriori conoscenze rispetto alla sensibilità. L'intelletto non può produrre nuove conoscenze perché le uniche conoscenze sono empiriche, sono quindi di esperienza, sono solo quelle della sensibilità. L'intelletto però conclude il processo di conoscenza come? Ordinando e mettendo in connessione le intuizioni sensibili della sensibilità. Quindi l'intelletto non dà nuove conoscenze al di là della sensibilità. La sensibilità è l'unica funzione della mente umana che ci dà il materiale dell'intelletto. Per concludere il processo di conoscenza, scusate, ci dà il materiale, la sensibilità, scusate, è l'unica funzione della mente che ci dà il materiale della conoscenza. Però la sensibilità non basta. Questo materiale deve essere unificato, messo insieme dall'intelletto, lo vedremo la prossima volta. L'intelletto quindi non conosce, non fa esperienza, perché le uniche conoscenze, da buon empirista Kant dice, sono solo di esperienza e quindi le uniche conoscenze sono colte dalla sensibilità, dall'intuizione sensibile. L'intelletto ha soltanto una funzione di unificazione, cioè prende i dati che l'intuizione sensibile, che la sensibilità passa all'intelletto, l'intelletto li mette insieme in un certo ordine, formando, vedremo, 12 tipi di giudizi sintetici a priori, e così si completa la conoscenza. Il materiale della conoscenza viene solo dalla sensibilità, l'intuizione è solo sensibile, non può esistere un'intuizione intellettuale. L'intelletto entra nel processo di conoscenza semplicemente perché ordina in un certo modo, unifica in maniera corretta i dati sensibili che gli vengono dalla sensibilità. E quindi è come se la sensibilità percepisse un S, un P, un altro S un soggetto, un altro P un predicato, staccati. L'intelletto deve prendere i dati che gli provengono dalle intuizioni sensibili della sensibilità, metterli insieme, connetterli in dei giudizi sintetici a priori con certe regole universali e necessarie, e vedremo che per fare questo anche l'intelletto ha i suoi trascendentali, in modo tale che i tanti S, soggetti, e i tanti P, predicati della sensibilità, vengano uniti in giudizi sintetici a priori che dicano S e P, S e P, S e P. Vedremo in quale modo l'intelletto porta avanti questo processo di unificazione dei dati sensibili senza produrre ulteriori dati sensibili, li unifica soltanto i dati sensibili che ottiene dalla sensibilità, l'intelletto li ordina in base a certe regole e per poterlo fare anch'esso ha bisogno di trascendentali. I trascendentali della sensibilità sono 2, spazio e tempo. I trascendentali dell'intelletto sono 12, ma non vi preoccupate, non è che li vedremo esattamente tutti i 12, basta capire come funziona. Vedremo che l'intelletto unifica i dati della sensibilità in giudizi sintetici a priori, grazie ha anche lì delle forme, delle funzioni, dei trascendentali a priori dell'intelletto, che sono 12 e sono le 12 categorie. I trascendentali dell'intelletto Kant le chiama categorie. Vedremo come funziona la prossima puntata. Abbiamo finito l'estetica trascendentale, che parla della sensibilità. Vediamo come si conclude la conoscenza con l'analitica trascendentale che parla dell'intelletto. La terza parte della critica a ragion pura, per quanto importante, ricordate la dialettica trascendentale, non ha niente a che fare con la conoscenza, perché la ragione metafisica, le idee, ricordate le idee della ragione, cioè idee metafisiche che vanno oltre l'esperienza, sono un tentativo fallito di conoscere. Quindi la terza parte dell'opera, la dialettica trascendentale, mostrerà come la ragione metafisica non può conoscere. Quindi le tre parti dell'opera sono dedicate alla sensibilità, all'intelletto e alla ragione, ma solo la sensibilità e l'intelletto entrano nel processo di conoscenza. La ragione intesa in senso stretto, la ragione metafisica,
pretende di conoscere oltre l'esperienza, non lo può fare e quindi è fallace. Ci vediamo la prossima volta, grazie.